Siamo sull'ultimo libro che sta per uscire a giugno, La caduta degli angeli ribelli e il marchio della bestia, il famoso 666, nome d'uomo, di cui parla il libro L'Apocalisse di Giovanni o Rivelazione. Siamo riusciti a ricostruire dopo 5.000 anni quello che accadde, una guerra di potere tra il Signore e gli arcangeli contro Lucifero, tra virgolette Lucifero, e gli angeli ribelli. Dobbiamo fare un passo indietro nel tempo. L'Enuma Elish, uno scritto babilonese del XVIII secolo, attualmente retrodatato, anzi post-datato al XIII secolo, da cui poi trae spunto il libro Genesi per riprendere il racconto, parla di alcuni personaggi che abbiamo identificato con discendenti Kurgan, re sumeri, appartenenti alla famosa stirpe del serpente, da cui poi sono usciti fuori tutti i rettiliani, tutte queste cavolate. Perché stirpe del serpente? Perché questi guerrieri Kurgan usavano fasciarsi la testa assumendo il cranio dodicocefalo, quindi allungato verso l'alto, e questo cambiava tra l'altro gli aspetti del viso, deformandolo, allungando gli occhi, deformazione della mandibola, delle mascelle, facendogli assumere un aspetto a forma appunto serpentiforme. Ma parliamo di esseri umani che sono stati divinizzati e deificati attraverso un processo di elemerizzazione per poi costruire sopra di loro il famoso Elohim, Signore della Bibbia, altri Elohim che interverranno nei vari racconti biblici, e oltre ad aver deificato alcuni di questi personaggi, altri verranno invece demonizzati. Noi nel libro Codex Yahweh abbiamo tirato fuori per la prima volta, dopo 5.000 anni, personaggi rimasti finora nell'ombra della mitologia e della leggenda, come Adamo, Eva e tanti altri personaggi, Caino e Abele, identificandoli per la prima volta. Adamo con Arulim, primo re della lista reale sumerica del protodinastico 1. Caino, anche lui, suo figlio, lo abbiamo ritrovato nelle tavole sumere al British Museum di Londra, tavoletta BM 74329, a conferma che Adamo proprio era questo re sumero Alulim. Lo stesso Dumuzi era fratello di Adamo, figli di entrambi del dio sumero Enki. Enoch, figlio di Caino, settimo re della lista reale sumerica del protodinastico 1 M. Duranchi. Zio Sudra, di cui si parla nell'epopea di Gilgamesh nella Trasis, decimo re della lista reale sumerica, alias il Noè della Bibbia, sotto cui avvenne il famoso diluvio universale. Oltre a far uscire dall'anonimato, restituendoli a una realtà storica, tutti questi personaggi, abbiamo poi identificato tutti i patriarchi biblici, da cui poi nascerà lo Yavismo, la religione ebraica su Yahweh, la religione del cristianesimo imperniata sul dio Baal, due fratelli, Yahweh e Baal, che abbiamo per la prima volta identificato nel libro la famiglia di Yahweh come personaggi realmente esistiti e pronipoti di Noè, che si diedero anche loro battaglia tra di loro per una guerra di potere. Ma oggi facciamo un passo indietro e parliamo della famosa guerra che ci fu tra il Signore e gli arcangeli contro Lucifero e gli angeli ribelli. Sveleremo solamente alcune cose, tutte le prove vi rimandiamo alla trilogia di Codex Yahweh
per ulteriori approfondimenti. L'Enuma Elish ci parla di due personaggi, Apsu e Tiamat. Ebbero accettati 3 figli, Lachmu, Lacham e Kingu, da cui la radice King, re o corona o popolo. Lachmu e Lacham ebbero come figli Ansar e Kisar, da cui nacque il dio Anu, An per i Sumeri, cielo, e Ki, sposa di Anu, o Ninurzag, che vuol dire terra. Anu ebbe tra i suoi figli Enlil, secondogenito, che nacque con la dea Ninurzag, che era sorella di Anu, Enki, che invece nacque da una sua concubina, e era Nammu. Un altro figlio, Anzu, non sappiamo con quale donna lo fece. Da Enki poi abbiamo i figli Adamo ed Eva. Che cosa successe? L'Enuma Elish ci parla di una guerra che ci fu, perché Apsu voleva sterminare i suoi discendenti. Ci troviamo davanti ad una guerra di potere efemerizzata e mascherata. A questo punto Enki, discendente di Apsu, uccise il suo trisnonno. Non dobbiamo rimanere esterrefatti dal fatto che ci siano tutte queste genealogie per arrivare fino ad Enki. Perché? Perché era usuale in quel periodo avere figli già a 12-13 anni, quando le donne veniva il ciclo mestruale. Questi ovviamente si accoppiavano subito ed avevano subito dei figli. Enki, dicevamo, uccise Apsu quando venne a sapere che voleva uccidere i suoi discendenti. Quando Enki uccise Apsu, questi governanti si passavano la regalità tra di loro attraverso le tavole degli destini, che ritroviamo poi successivamente nei sacerdoti ebrei con l'efod, questa pettorina che mettevano con dentro le tasche delle pietruzze con cui divinizzavano il futuro, gli accadimenti futuri. Queste tavole dei destini, oltre a dare la legalità a chi le possedeva, davano anche la conoscenza di divinizzare il passato, il presente e il futuro in me, e il potere di far vincere le guerre ai loro detentori, anche se poi attraverso gli accadimenti abbiamo visto che non sempre fu così. E dicevamo, quando Enki uccise Apsu, il re era Anu, lui aveva le tavole dei destini. A questo punto Tiamat, molto anziana in quel periodo, cosa fece? Tolse le tavole dei destini ad Anu e le diede a suo figlio Kingu, con cui formò un esercito. Tutti erano impauriti per questo esercito che avevano formato Tiamat e Kingu e avevano paura che potessero ucciderli. A questo punto l'unico personaggio che si fece avanti per contrastarli fu Adamo, deificato nell'Enuma Elish come Marduk. Simbolo di Marduk come pianeta era Giove, la radiosa stella del mattino, visibile insieme a Venere, che rappresentava invece la dea Inanna, che era nipote di Enlil. Inanna. Ok? E dicevamo, Marduk, in cambio di formare un esercito per contrastare l'esercito di Tiamat e Kingu, nell'assemblea che ci fu, chiese la regalità. Disse: se io vinco la battaglia voglio avere la regalità e diventare re. Adamo, o Marduk, riuscì a vincere questa battaglia contro Tiamat e Kingu. Ucciderà Kingu e dal sangue di Kingu mescolato con l'argilla creerà poi Marduk l'Adapa
o l'uomo, secondo la mitologia, la cosmogenesi dell'uomo. Ovviamente qui ci troviamo davanti a un processo di evemerizzazione. Questi stessi personaggi poi rappresentano la cosmogonia da cui nascerà poi la separazione della terra dal cielo. Enlil separò An, il cielo, da chi? Sua moglie, Ninursa, che è la terra, per creare l'universo. Quindi sono stati poi sottoposti a questi miti, da dove attraverso processi cosmogonici poi nascerà l'intero universo. Cosa successe? Quando Adamo vinse la guerra, Marduk, questi personaggi erano re sui monti Zagros. Come sappiamo che erano re sui monti Zagros? Lo sappiamo perché uno dei figli di Sargon rivendicò l'Elam, che si trovava a est del Golfo Persico, che divideva la terra di Sumer, dei Sumeri, da questa catena montuosa che arrivava fino al Mar Nero, nella zona, alle zone del Caucaso. Rivendicò l'Elam dicendo che gli aveva lasciato in eredità Enlil. Questo a riprova del fatto che questi re regnavano su questi monti Zagros. Ok? Ma Adamo diventò primo re della lista reale sumerica a Eridu, quindi nella terra di Sumer. Evidentemente quindi furono disattese le decisioni che vennero prese nell'assemblea famosa degli dei, tanto che le tavole dei destini poi ce le ritroveremo nelle mani di Enlil. E qui fu fatto un colpo di stato nei confronti di Enlil. Perché? Noi sappiamo che la prima moglie di Adamo era Lilith. Da Adamo e Lilith nacquero Caino ed Abele. Adamo, per diventare re, dovette ripudiare poi Lilith, in quanto non era di discendenza legale, per sposare sua sorella Eva, perché un'altra cosa caratteristica di questi personaggi è che dovevano fare matrimoni tra fratelli e sorelle per avere la regalità. Enki, che era il primogenito di Anu, non poté diventare re proprio perché Anu sposò una sua concubina, Nan, e la regalità invece doveva andare ad Enlil perché Anu sposò sua sorella Ninursag. Questo fu probabilmente il motivo che portò Enki ad uccidere Apsu, il capostipite di questa dinastia di re Kulkan sumeri, che diventeranno i famosi Anunna, la progenie del principe, da cui Anunnaki della terra o Elohim della Bibbia, per contrastare questa decisione, perché Enki probabilmente avrebbe voluto diventare re lui in quanto primogenito invece di Enlil, ma visto che era nato da una concubina di Anu, Nammu, non poteva diventare re. Dicevamo che queste tavole dei destini, dopo che Adamo Anubin diventò re ma nella terra di Sumer e non sui monti Zagros, le tavole dei destini ce le ritroviamo che le aveva Enlil. Cosa successe? La prima moglie di Adamo abbiamo detto che era Lilith. Adamo, abbiamo identificato la sua prima moglie Lilith con Ninlil. Ninlil, Lil vento, Nin signora, Lilith o Lilitu, Lil vento, Itu signora. Abbiamo identificato questa dea Ninlil con Lilith. Successe che mentre Lilith o Ninlil faceva il bagno in un canneto, Enlil si recò nel fiume per avere rapporti sessuali con lei. Questa Lilith aveva per genitore Aia, un agricoltore
che era la corte di Elile, era anche capo delle guardie all'entrata della reggia del dio Enlil. Anzu, un altro dei fratelli di Enlil ed Enki, approfittò del fatto che Enlil stava nel fiume al Carneto a farsi il bagno con Lilith per rubargli le tavole dei destini. Nella Bibbia poi ci ritroviamo Lilith ed Anzu che vennero demonizzati, Anzu come uccello, Lilith come serpente, storia dell'albero gruppo, troverete tutto nei libri, con Lilith che darà la conoscenza, e ricordiamo, lo abbiamo detto prima, che le tavole dei destini davano la conoscenza ad Eva, che passò poi la conoscenza ad Adamo, quindi fu allegorizzato questo racconto nella Bibbia con il famoso albero della conoscenza. Questo causò la famosa perdita dell'immortalità ad Adamo nella Bibbia da parte di Anu, tant'è che poi continueremo questa puntata raccontandovi la successione di questa storia che porterà poi alla famosa lotta e battaglia tra il Signore e gli arcangeli e Lucifero e gli angeli ribelli.